Ti piace videgiocare e vorresti registrare un gameplay, ma non sai bene come muoverti, non sai cosa fare, non sai come fare, non sai cosa usare, tipo quali strumenti. Bene, oggi vengo in tuo soccorso spiegandoti tutto quanto, quindi da cosa usare, quali strumenti fisici e digitali usare, come usarli e come affrontare determinati problemi. Tutto questo se il tuo obiettivo è registrare gameplay da console, PlayStation 3 o PlayStation 4. Salve a tutti, con voi Vincent e oggi siamo con un altro tutorial, più nello specifico su come registrare gameplay da console PlayStation 3 o PlayStation 4. Partiamo col dire che delle aziende, alcune più famose, altre meno famose, hanno prodotto dei prodotti che servono proprio per fare questo, per registrare gameplay non solo da console, ma anche da dispositivi mobili come smartphone o comunque da PC. Ci tengo a dire questa cosa. L'idea di fare questi tutorial, di fare un tutorial per la PlayStation 3, un tutorial per la PlayStation 4, è nata dal fatto che su internet, soprattutto in lingua italiana, non se ne trovano. Cioè, non si trovano facilmente o non si trovano per niente tutorial che spiegano come avere un setup per poter registrare o la PlayStation 3 o la PlayStation 4. Al massimo ci sono delle recensioni, ma se si vuol cercare dei video tutorial sull'argomento, purtroppo non se ne trovano. Per questo ho pensato, voglio assolutamente fare io un tutorial su questo, perché comunque magari può sempre esserci qualcuno che potrebbe aver bisogno. Quali strumenti fisici possiamo usare per fare ciò? Una scheda di acquisizione video. Si tratta di un componente hardware per computer costituito da una scheda elettronica che converte il formato digitale, i video, provenienti da terze parti. Quindi non solo si può trattare di una console o di un computer o di uno smartphone, ma addirittura anche di VHS o mini DVD. Potete ovviamente modificare i vostri video, quindi si passa al montaggio video. Ma vabbè, è un argomento a parte che non verrà trattato in questo video. La scheda di acquisizione, come dice il nome, acquisisce l'immagine di un altro dispositivo, nel caso della PlayStation, collegando in un certo modo che più avanti vi mostrerò, o se volete potete anche skippare questa parte, è semplicemente una spiegazione, e arrivare direttamente al punto dove spiego, quindi al tutorial vero e proprio di questo video. Connettendo la PlayStation con il monitor e con la scheda di acquisizione potrete appunto acquisire, registrare il vostro gameplay, tutto ciò che accade, che vedete nel vostro monitor che trasmette la PlayStation o la console. Questa è una Avermedia Live Gamer Mini, ma ce ne sono tante altre, anche in base a ciò che serve all'utente, in quanto le schede di acquisizione non si differenziano solo dalle varie marche, marca Avermedia o una Elgato, si differenziano anche per le loro qualità tecniche, come la risoluzione video, gli FPS, quindi frame. La Live Gamer Mini arriva massimo a 1080p, quindi 1920x1080p di risoluzione, con un massimo di 60 frame al secondo, quindi 60 fps. Questa scheda di acquisizione può essere usata non solo per registrare semplicemente gameplay, ma anche per trasmettere delle live, trasmettere in streaming dei videogiochi, quello che volete. Ma se siete qui per registrare gameplay appunto da console, vi servirà anche un convertitore
HDCP. Di cosa si tratta? L'HDCP è il sistema di protezione sviluppato per DVD o Blu-ray che impedisce i fenomeni di pirateria, quindi protegge i contenuti protetti da copyright. Ci conviene farlo se vogliamo registrare un gameplay, perché non è protetto in un certo senso da copyright, da diritti d'autore. Anche se tutti i videogiochi hanno il diritto d'autore, però non funziona come per i film, comunque come serie TV, perché se quel tipo di contenuti viene caricato su piattaforme come YouTube, viene subito, immediatamente bloccato, perché quelli sono contenuti protetti da copyright, trasmesso anche senza consenso del titolare. Stessa cosa potrebbe valere con i videogiochi. Si è visto oltretutto con una legge che stava quasi per entrare in vigore un paio di anni fa. Un convertitore HDCP è uno strumento che serve per bypassare il sistema HDCP e che vi permette quindi di registrare qualsiasi cosa che succede alla vostra PlayStation. Potreste anche registrare la home page della PlayStation, quindi dove si trovano tutti i titoli, i vostri videogiochi. Ci tengo a precisare una cosa: per la PlayStation 3 è necessario avere un convertitore HDCP, perché a differenza della PlayStation 4, la PlayStation 4 dispone di un'opzione che disattiva dalla console stessa l'HDCP, la PlayStation 3 invece non ha un'opzione del genere. Con questo tutorial vedremo come registrare la vostra PlayStation 3. Se volete invece registrare tutto ciò che accade dalla vostra PlayStation 4, ovviamente potete cliccare a questa scheda per passare al tutorial apposito. Quello che vi mostrerò sarà come avere un setup completo per registrare un gameplay. Per le schede di acquisizione ci sono vari tipi, come vi ho detto, come questa, che sono portatili, quindi potete portarle dove volete. Ci sono altre schede di acquisizione che potete montare direttamente nel vostro PC fisso o magari anche nel vostro PC portatile. A prescindere dalla marca, a prescindere dal modello, funziona allo stesso modo e ha bisogno degli stessi componenti. Lo stesso vale per il convertitore. Arriva a una qualità massima di 4K. I convertitori non servono solo per registrare, come nel nostro caso registrare un gameplay da una console o anche un dispositivo mobile, come vi ho detto, ma serve anche nel caso vogliate splittare, mandare l'immagine, per esempio del vostro computer, su 2 monitor. Quindi avete 2 monitor e un computer portatile e un computer fisso? Potete trasmettere la stessa immagine, l'immagine del computer portatile fisso, su 2 monitor. Ovviamente necessiterete di 3 cavi HDMI se volete fare questo. Qui un'entrata HDMI e qui ce ne sono 2. Grazie a questo grafico voglio farvi un'anteprima su quello che sto per mostrarvi, quindi fisicamente. Questo per la PlayStation 3. Se vi serve un tutorial per quanto riguarda la PlayStation 4, potete cliccare nella scheda qui in alto. La scheda di acquisizione ha 3 entrate. Ovviamente ogni entrata ha la sua funzione. L'entrata HDMI output serve per collegare la scheda di acquisizione con il monitor. L'HDMI input serve per collegare la vostra scheda di acquisizione con il convertitore HDCP. Uno vale l'altro, l'output 1 o con l'output 2. È la stessa cosa. Andiamo al nostro convertitore e colleghiamo l'entrata HDMI, quindi HDMI input, che si trova da solo, con la nostra console. La scheda di acquisizione va collegata col suo cavo micro USB al PC.
per esempio, può essere anche collegata alla corrente, quindi con un alimentatore, con uno smartphone. La stessa cosa dobbiamo fare con il convertitore HDCP. Potete collegare i cavi di alimentazione di questi due dispositivi alla corrente direttamente, o che sia al computer o che sia alla PlayStation. È la stessa cosa. L'importante è che si devono alimentare in qualche modo. Per poter funzionare dovete alimentarli. Come potete vedere non è difficilissimo, è abbastanza semplice collegare fisicamente questi dispositivi e avere il setup che vi serve per registrare un gameplay dalla PlayStation 3. Detto ciò, passiamo al tutorial fisico, dove vi mostro come riuscire ad arrivare a questo risultato. Prendiamo la nostra scheda di acquisizione video, un cavo HDMI e colleghiamo un'estremità all'HDMI output della nostra scheda di acquisizione e l'altra estremità all'entrata del nostro monitor. Poi prendiamo il secondo cavo HDMI, colleghiamo un'estremità all'entrata input della scheda di acquisizione video e l'altra estremità a una delle due entrate HDMI del convertitore HDCP. Prendiamo un terzo cavo HDMI e colleghiamo un'estremità all'HDMI input del convertitore HDCP e l'altra estremità all'entrata della nostra PlayStation 3. Quello che ci manca da fare è solo collegare i nostri dispositivi, perciò prendiamo il cavo di alimentazione del convertitore e colleghiamo un'estremità al convertitore e l'altra estremità o al PC o alla nostra console. Io per esempio l'ho collegato alla mia PlayStation 3. Poi prendiamo il cavo della scheda di acquisizione video e colleghiamo l'estremità più piccola alla scheda di acquisizione, quindi all'entrata USB, e l'estremità USB al computer. In questo modo entreranno in funzione i nostri dispositivi. La scheda di acquisizione si accenderà, darà il segnale lampeggiante e poi fisso blu per farci capire che si è accesa. La stessa cosa per il convertitore HDCP. Adesso dobbiamo scaricare il software, o più che altro i software, della nostra scheda di acquisizione video. Avremo bisogno di AverMedia ReCentral 4 e AverMedia Assist Central. AverMedia ReCentral 4 è il software che serve per captare l'immagine della nostra console e magari può servirci se non vogliamo necessariamente usare un software per registrare gameplay come può essere OBS, ciò che sto usando io per registrare questo tutorial fenomenale. ReCentral ci permette di fare anche questo, di registrare direttamente da esso i nostri gameplay e addirittura streamare, quindi trasmettere delle live, che ne so, su Twitch o su YouTube, comunque su altre piattaforme di streaming. Mentre AverMedia Assist Central, come potete capire dal nome, vi servirà per aggiornare il software o addirittura la scheda di acquisizione video, quindi con dei driver o comunque degli aggiornamenti, delle patch. Scarichiamo prima il software della nostra scheda di acquisizione. Nel mio caso AverMedia Live Gamer Mini e, se vogliamo, GC311. Ecco qui. Questo è il sito principale di AverMedia. Ci sono varie cose che possiamo fare, quindi a partire dalla panoramica per avere un'idea sul prodotto, le specifiche, i video, compresi alcuni video tutorial, la galleria, le domande e risposte, quindi FAQ. Ma nel nostro caso serve la sezione download. Clicchiamo, andiamo su applicazioni e qui dobbiamo scaricare la versione più recente o comunque la versione che serve a noi, perché questo software è disponibile sia per sistema operativo Windows o anche Mac. Vabbè, lui dice, oh, fa un l'hai già presa. Avremo questa icona, eseguiamo come amministratore,
Vuoi consentire a quest'app di apportare modifiche al dispositivo? Facciamo sì. Dice di disinstallare, ma per il semplice motivo che ho già installato questo software. Comunque è abbastanza facile, basta andare avanti, accettare le condizioni d'uso, tutto il resto e installare. Ora, quello che dobbiamo fare è installare Avermedia Assistant Central. Andiamo sempre su Google. Avermedia Assistant Central. Ecco qui. Facciamo su Download. Clicca qui per il download. Facciamo salva. Io non lo farò perché ce l'ho già. Ed ecco qui il nostro Avermedia Assist Central. Eseguiamo come amministratore. Facciamo sì. E apportare le modifiche. Ed ecco qui che anche con questo mi consiglia di disinstallare. Ma vabbè, ma perché l'ho già installato, ovviamente. Ecco qui i nostri due software. Apriamo Avermedia Assist Central. Appena installato ci conviene fare delle ricerche sulla versione del software in sé, ma anche sulla versione del software che ci serve per registrare o comunque per connettere la nostra scheda di acquisizione. Da qui possiamo fare delle ricerche, cercare degli aggiornamenti, se ce ne sono. Ci mette a disposizione tutte le informazioni del computer. Dalle impostazioni, ovviamente, possiamo scegliere la lingua o attivare le notifiche. Insomma, poche cose. Da qui il percorso. A questo punto apriamo Avermedia Recentral 4. Se non sarà collegato a nessun dispositivo, ovviamente vi dirà nessun dispositivo rilevato. E quindi vi darà delle informazioni. Il sistema abbia già autoinstallato i driver. Nel caso non fosse così, fate un controllo, come vi ho detto, dall'Assist Central. Comunque, ecco qui la nostra schermata. Dopo aver collegato tutto quanto, Recentral 4 riuscirà a rilevare la vostra scheda di acquisizione. E se non avrete collegato ancora la vostra console, vi dirà che non c'è nessun segnale, comunque nessun dispositivo, ma quando collegherete la vostra PlayStation 3, se non avrete collegato il convertitore, vi dirà che c'è qualche problema con l'HDCP. Infatti compare anche in basso a destra un avviso che vi segnalerà un problema che riguarda l'HDCP. In quel caso, per saperne di più, vi basterà cliccare su quelle informazioni per sapere come bypassare questo problema. Nel display di Recentral 4 comparirà l'avviso di contenuti protetti. Con l'HDCP attivo non vi permetterà di registrare la PlayStation 3. Per questo viene incontro il convertitore HDCP. Però collegare questo dispositivo non basterà a bypassare il problema, perché l'HDCP è ancora in funzione. Comprato questa, pensavo che automaticamente avrebbe ovviato a questo problema, non avrei più avuto problemi con l'HDCP, e purtroppo non è proprio così, perché ci manca un solo passaggio per riuscire nel nostro intento. Ci basterà andare su Impostazioni in alto a sinistra, nella sezione dei nostri dispositivi di acquisizione, cliccare sul nostro dispositivo, nel mio caso Live Gamer Mini, sezione HDCP, e qui c'è appunto il rilevamento di HDCP. Se c'è un problema con lo schermo, fare riferimento alle seguenti soluzioni. Quindi, quello che interessa a noi è la PlayStation 3. Per questo basterà un semplice clic, passare da on ad off. Ovviamente a questo punto passate in alto a sinistra alla cattura trasmetti, il monitor del vostro computer e il monitor sul quale viene trasmessa l'immagine della vostra PlayStation sarà per qualche secondo nero, dopodiché vedrete l'immagine della vostra PlayStation e potrete registrare cliccando dal tasto REC, registra. Oppure, come vi ho detto, trasmettere in live passando alla funzione piattaforma di streaming, oppure trasmissione multipla. Vi
basterà o scegliere la modalità singola, per esempio il gameplay, quindi la PlayStation 3, oppure modalità multipla. Da qui potrete creare delle sorgenti, c'è già l'elemento della vostra scheda di acquisizione, quindi dove verrà mostrata l'immagine della PlayStation. Potrete aggiungere altri elementi, come un dispositivo per registrare la vostra cam, quindi per aggiungere la cam dove volete, e ovviamente decidere la qualità, quindi dal codec, quindi alla qualità, quindi dal formato, dal profilo, dalla risoluzione, dalla frequenza dei frame, dal bitrate e tutto il resto. Ma tutto questo potete farlo anche da un altro software, che può essere per esempio OBS Studio. Non necessiterete di questo software, di ReCentral, potrete chiuderlo, giusto per farvi una piccola lezione perché ci sarebbero tante altre cose da spiegare. In questo caso ci servono queste due sezioni. Da scene possiamo creare una scena, nominiamo come vogliamo, facciamo ok, io ce l'ho già. Passiamo alla sezione fonti, aggiungiamo un dispositivo di cattura video, possiamo rinominare ovviamente come vogliamo, scegliamo il dispositivo e quindi Live Gamer Mini nel mio caso, scegliamo il tipo di risoluzione FPS personalizzati, quindi switchiamo su personalizzato, 1080p per esempio, i frame, che ne so, 30 o 60, io per esempio metto 60, formato video H264, spazio colore 709, gamma di colori intero. Io vi consiglio queste impostazioni, però sono tutte cose che dovete vedere voi sul momento, quindi per verificare qual è meglio per voi. Io ho impostato queste e le registrazioni che faccio hanno una buona qualità, comunque una qualità che mi soddisfa molto. Non abbiamo altro da fare qui, quindi facciamo ok ed ecco qua l'immagine della PlayStation su OBS Studio. Se dovete registrare con ReCentral 4 avvierete solo ReCentral 4. Se vorrete registrare con OBS, per esempio con OBS Studio, dovrete avviare solo OBS Studio, perché se avviate entrambi i software, ReCentral 4 vi informerà del fatto che anche un altro software sta facendo la sua stessa cosa e quindi non potrete registrare con entrambi i software la stessa cosa. Perciò o usate un software o usate un altro. Ormai mi trovo benissimo con OBS Studio, ho tutte le mie impostazioni, tutti i miei settaggi, l'interfaccia, ormai mi trovo benissimo e quindi uso quello. È la stessa cosa, solo che magari se preferite con uno potete usare quello. Siamo arrivati alla fine di questo tutorial, spero di essere stato chiaro su tutto quanto. Nel caso c'è la sezione commenti con la quale potete interagire per chiedermi qualsiasi cosa, quindi qualsiasi dubbio, qualsiasi problema, potete scrivermelo nei commenti e io prontamente vi risponderò. Spero che questo tutorial comunque vi sia piaciuto, se così è stato mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Inoltre non dimenticate di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che arriveranno nel mio canale ogni lunedì e ogni venerdì. Alla prossima!